Un latte caldo, grazie. Ci mette più di 20 minuti per finire una partita. Una volta l'ho vista giocare contro tutta una scolaresca. Tu c'è da giocare, te la ritrovi sempre. È una gran testa. Mi dispiace, pezzo toccato, pezzo giocato. Devi muovere il pedone. Ne facciamo un altro. Ma se non abbiamo ancora finito questo? Che gusto ci sarà a prendere matto? Se vuoi andare avanti per me va bene. Scacco a re. Scacco matto. Scacco a re. Scacco al re. Scacco al re. Scacco matto in poche mosse. L'avevo vista. Brava. Accidenti, sei brava. Ti chiami Maria Adele, vero? Sì. Io mi chiamo Emilio. Diceva, mi dà delle crocette, per favore? È molto che giochi a scacchi? È molto che giochi a scacchi? Non sopporto i pomodori. E poi le crocette sono difficili da mangiare. Allora? Gioco da 13 anni, 10 mesi e 5 giorni. Quanti anni hai? Quasi 18. Che scuola fai? Lo scientifico. E dopo il liceo che farai? Ma tu chi sei? Non mi hai risposto. Che farai dopo? La campionessa del mondo di scacchi. Sono un cronista sportivo. Giochi a scacchi? Non come te. Non deve essere facile trovare avversari al tuo livello qui in Ancona. Vorrei scrivere qualcosa su di te. Posso venire a trovarti? Allora, forse leggermente pulito.
ma tutto sommato bene. Sono tornata! Affascinante, Virginia. Di cosa parla? Sì, naturalmente. Beh, tutte ste robe. Oh, sbrigatevi che quelli aspettano. Buonasera. Maria Adele. Ciao Maria Adele. Dove sei stata? Dove vuole che sia stata? A giocare a scacchi. Com'è andata? Ho vinto. Dai, siedi, mangia qualcosa. Ho già mangiato. Ma di là c'è pure il risotto coi funghi. Almeno prendi un po' di frutta. No, grazie, vado a studiare. Buonanotte. Ciao, papà. Ciao. Buonanotte. Nostro cuore che sempre memore, che sempre memore, che sempre memore di voi sarà, di voi sarà. Oh, cielo, che miro questa è Isabella, questa è Lindoro, io gelo, io palpito, amore aiutami per cari contosi stupidi, incerti che non so comprendere tal modo. Dio che fulmine, non so rispondere, amore aiutami per carità. Contosi stupidi, incerti che non so comprendere tal modo. Dio che fulmine, non so rispondere, amore aiutami. Che c'è? Niente. Abbiamo tutti i nostri incubi. Chi non mangia mai il pane del dolore, chi non passa mai le ore della notte a piangere e sospirare il mattino, quegli non riconosce potenze celesti. Sei sicura di star bene? Sì, sto bene, papà. Torno a letto. Buonanotte. Buonanotte, Maria Adele. Queste due sono quelle che ho mandato a Torino, ma non sono in grado di confermarmi che sia lui. Eppure deve esserci una sua foto da qualche parte. Tutto sparito. Fotografie, impronte digitali, documenti sanitari e assicurativi, indirizzi precedenti, tutto. E non solo i suoi, ma dell'intera combriccola. Hai detto in un incendio? Sicuramente doloso perché è circoscritto in uno schedario. Già, come avessero un complice all'interno di Palazzo di Giustizia, eh? Probabilmente qualcuno con le stesse tendenze. Ora che si fa? La ragazza ha stretti rapporti con lui. Credi che sappia?
No, forse no. Parlano molto di scacchi. Non credo che l'abbia fatto dell'avance. Nel suo caso si tratta solo di ragazzini. Bene, allora datti da fare e tienimi aggiornato. Contaci. Sì? Vado io, Virginia. Buongiorno. Buongiorno. Sono Emilio Sassi, volevo dire una parola a Maria Adele. Io sono il padre di Maria Adele. Mi dispiace, ma mia figlia è raffreddata. Ah, che peccato. Beh, siamo andati attorno l'altro giorno. Si tratta di qualcosa d'urgente? Sono un giornalista. L'ho incontrata l'altro giorno al circolo degli scacchi e le ho proposto di scrivere un pezzo su di lei. Mi ha detto che sarei potuto venire a trovarla. Allora penso che un po' di compagnia le farà piacere. Venga, la fido a Virginia. Io purtroppo devo andare. Signor Sassi, Emilio. Sarò di ritorno per le 7, Virginia. Ciao Maria Adele. Ciao. Volevo proporti di andare a mangiare qualcosa insieme. No, tu in queste condizioni non esci. Sei conciata così male? Ma no, esagera sempre. E tu, Ninni, cuociti bene. Mi sembri tanto pallidino. Dammi solo 10 minuti, poi possiamo parlare. Copriti tu. Giochiamo? E com'è, alla cieca? Cos'altro suggerisci? E 4. G5. Cavallo F3. Cavallo C6. Che musica ti piace? Dipende. Questa mi piace. Credevo che un giocatore di scacchi amasse di più la musica classica. Bach forse, o Mozart. Qualche volta. Mia madre suonava il pianoforte. Era una buona concertista. Era? È morta 6 mesi fa. Mi dispiace. Deve essere stato terribile. Lo sai che ci sono pochissime donne giocatrici? Sono rare anche in Russia. Quando hai cominciato a giocare? Avevo 4 anni. Mi venne la scarlattina. E mio padre mi insegnò a giocare a scacchi. È stato un buon maestro. Mi vinceva sempre. Una volta per la rabbia buttai all'aria la scacchiera. Lui la raccolse, aspettò che mi calmassi, poi mi spiegò che la vita era così. Che dovevo imparare a mantenere i nervi saldi e la testa lucida. E poi cosa è successo? Un'estate che andando in vacanza con la barca mi proibì di portare gli scacchi. Mi disse che per un po' dovevo pensare a qualcos'altro. Così imparai a giocare senza scacchiera. Ce l'hai una foto di te bambina davanti alla scacchiera? Non lo so, devo cercarla. A proposito, ho pensato che queste ti sarebbero piaciute. Le ho scattate al caffè. Pensi di usarle per l'articolo? Forse. Sì. Chi è questo tizio? Si chiama Sterlizia. Lo conosci bene? È bravo? Sì, molto bravo. Fa tornei? In passato, ora non più. Perché hai smesso? Non lo so. Perché mi fai tutte queste domande? Sono un giornalista. Fare domande è il mio mestiere. È il tuo maestro? Più o meno. Analizziamo mosse e partite, incluse alcune giocate da lui. Come questa. Come fai a sapere che è una partita giocata da lui? Non c'è scritto il suo nome? Dall'apertura. Dalle prime mosse. Riconosco il suo stile. Me lo presti? Magari imparo qualcosa. Certo. Ora è meglio che te ne vada. Ho una partita su internet. Mi devo esercitare per sfidare il campione italiano. Va bene. Non ti dimenticare la foto di te bambina con la scacchiera. Ciao. Ciao. Pronto Giorgio? Tu conosci un maestro di scacchi? Sì, lo so, ma non posso usare lei. Ti spiego quando arrivo in ufficio. Voglio che tu faccia subito una ricerca per me. Bene. Bisogna che mangi qualcosa. Non puoi pensare sempre a giocare a scacchi.
Sì, ha appena 17 anni. L'orologio del bianco in moto. Aggressiva la bambina. Mossa interessante, sì, ma un po' rischiosa. È in difficoltà. Dalle te. Ma così per te. Ecco, hai visto? Andiamo a caffè. Maridele? Stai bene, Maridele? Maridele? Sedo là vicino. Il campione sta dicendo certo nervosismo. È esattamente l'inizio di un attacco tra una gente. Un caffè, per favore. Brava, vero? Mi hanno detto che lei è il suo maestro. Un errore gravissimo. Grazie. Sto preparando un pezzo su Maridele. Mi chiamo Emilio Sassi. Giornalista? Del Resto del Carlino.
Le sarei grato se potessimo parlare un po'. Vorrei chiederle quando l'ha conosciuta, cosa pensa di lei. Senta, è una sua amica. mi ha appena detto che vuole scrivere un articolo su di lei, non su di me. Sì, certo, ma Scusi, potrebbe essere utile scusi tanto. scambiare due parole. Sacrificando la torre. Bella partita. Buon gioco. Grazie. Però non avresti dovuto arroccare dalla parte di Regina. Dovevo essere libera di muovere la torre. No, hai rischiato di subire un attacco frontale al re. No, Quando lui ha giocato alfiere C6, tu dovevi rispondere pedone e F3. non sono d'accordo. Il pericolo era la regina, controlla sulla scacchiera. Non ne ho bisogno. Riflettici. Vuoi un passaggio? No, grazie, vado a piedi. Torno subito. L'abilità negli scacchi è legata anche al carattere. Così prima di una partita devo sapere tutto quello che mi può aiutare a pensare come il mio avversario, quindi a prevederne le mosse. Oggi per esempio sapevo che lui amava l'attacco. Ho studiato tutte le sue partite. E gli hai teso una trappola? Quando ho cominciato a giocare ero bravissima a creare trappole e situazioni complicate. Poi mio padre mi spiegò che non applicavo una vera strategia e che l'unico modo per vincere è affrontare l'avversario morbidamente, che non vuol dire con debolezza. Insomma, bisogna costruirgli intorno una tela di ragno. Una buona regola per qualsiasi combattimento, anche per la box. Giusto. La box è un gioco al 100% di ragionamento, mentre gli scacchi sono un gioco violentissimo. Anche se il sangue non si vede. Per i veri giocatori di scacchi, vincere o perdere è una questione di... Di vita o di morte, boom! Bravo, di vita o di morte. E ogni volta è come cercare la conferma di sé. Lo sai, mi dispiace pensare che solo gli scacchi riescono a interessarti. Cosa vuoi dire? Stavo pensando, ti piacerebbe andare a ballare una sera di queste? Stasera, per esempio? No. O al cinema? No, non penso. Posso convincerti in qualche modo? No, non credo veramente... Ehi! Non volevo. È Stavo meglio solo che te ne cercando vada. di... Scusami, avevo una gran voglia di baciarti. Io non voglio essere baciata o abbracciata da nessuno. Ma tutti vogliono essere prima o poi abbracciati o baciati. Io no. Anche tu. Che ne sai tu di me? Va bene, non tenterò più di baciarti o di toccarti se non vuoi. No, non voglio. È una cosa stupida. Vattene. Signor? Sassi. Emilio Sassi. È vero, mi perdoni. Andavo a farmi un tè, signor Sassi. Mi fa compagnia? Un tè? Sì, un tè. È una grande invenzione. Rilassa. Venga, venga. Latte o limone? Latte, grazie. Si sieda.
Ma lei non doveva scrivere qualcosa su mia figlia? È difficile da descrivere. Oggi ha sconfitto il campione italiano. Ha molto talento. Maria Adele gioca a scacchi come uno che beve o si droga. Ha dei patimenti dentro ai quali non riesce a dare un valore, un nome. Non l'abbiamo mai vista piangere, nemmeno da piccola. Farla mangiare o dormire è stato sempre un dramma. Di notte all'improvviso si metteva a urlare e quando entravamo in camera sua la trovavamo in preda a una crisi respiratoria. Sembrava che soffocasse. I medici lo attribuivano a delle cause nervose. Non è una ragazza facile. Forse questa è una delle ragioni che la rendono così diversa. Chi è? Papà? Entra. Domani parto. Dove vai? Vado a Roma e a Napoli per una serie di conferenze su Rossini. Quando torni? Tra una settimana. Pensavo che forse potresti venire con me. Non posso, devo andare a scuola. Voglio iscrivermi al campionato italiano di scacchi. E se lo vinci? Che farai dopo? Cosa vuoi dire? Se diventi campionessa, che farai il resto della tua vita? Non capisco. Ne è sicuro? È molto importante, signor Mariotti. Senta, passo questa comunicazione al mio assistente. Sì. Le dispiace fornirgli tutti i dettagli? Grazie. Giorgio, prendi nota di quanto dice questa persona. Forse abbiamo trovato qualcosa. Bene. L'ultima cosa che avrei desiderato, amore mio, era starti lontano per il nostro 10° anniversario, ma so che non avresti mai voluto che rinunciassi a questo giro di lezioni. Per me sono stati anni molto felici, dai quali è nato tutto quello che c'è di buono nella mia vita. Ogni anno e ogni giorno che abbiamo vissuto insieme li ricordo con tenerezza e orgoglio. Quando ti penso sento una grande dolcezza e mi sono convinto che se un figlio per te è così importante potremmo sempre adottarne uno. E4, cavallo C6, D4, D5, E per D5, regina per D5, cavallo F3, alfiere G4, alfiere E2, arrocco, cavallo C3, regina in H5, alfiere in E3, E6, torre E1, cavallo F6. Oggi non posso andarci, digli che ci vado domani.
Stai facendo quei controlli che ti ho detto? Perché se non abbiamo prove non ci possiamo muovere. Sì, ma... Sassi? Maridele? Che cosa è successo? Sì, certo che ci possiamo vedere. No, non qui, no. Facciamo al Palazzo degli Anziani? Sì. Tra una ventina di minuti. D'accordo, ciao. Ecco, lì va bene. Ridi. Ciao. Ciao. Tutto qua, Andiamo a mangiare qualcosa? Sì. Sotto coi funghi per l'avvocato Spadagna, che è in partenza per la montagna. Prego. Grazie. Ti voglio far leggere una cosa, un po' privata. Che cos'è? Una lettera che mio padre ha scritto a mia madre 15 anni fa. Leggi. Dopo 10 anni di matrimonio si scrivevano ancora cose così carine. Non è di questo che volevo parlarti. E di cosa? Quella frase lì. Se un figlio per te è così importante, potremmo sempre adottarne uno. Pensi che si riferisse a te? Non lo so, però non riesco a togliermelo dalla testa. Perché non me lo avrebbe detto? Forse è un pensiero che aveva, ma poi sei nata tu. Credo che non ci sia un ragazzino figlio unico che non abbia mai avuto un pensiero del genere. Cosa posso fare per scoprirlo? Scusa, che male c'è se sei stata adottata? Che male c'è? Una si sveglia una mattina e scopre che forse non è più la stessa persona, che male c'è? Ma tu sei sempre la stessa. No, non è così, non posso portare via? Sì, porti via, grazie. Inoltre? Questa sensazione di qualcosa di strano ogni tanto la provo. Quando ero piccolo, tutte le mattine credevo di avere un viso diverso da quello del giorno prima. Un'arancia affettata alla promettente scienziata e una mela renetta al giornalista con la barbetta. Potrei rivolgermi al tribunale dei minori. Non crederai che uno va lì a chiedere, glielo dicono. E allora cosa posso fare? Vede, cara signorina, se la legge prescrive che l'identità dei veri genitori non venga resa nota, è perché la loro storia personale potrebbe influenzare quelli adottivi. Pensi per esempio quanto potrebbe essere condizionante sapere, anche senza volerlo, che si è adottata la figlia di una prostituta o di un ladro. Poi è giusto anche tutelare la famiglia adottiva, porla al riparo da eventuali tardive richieste o ricatti da parte della famiglia di origine. Sì, Presidente, è tutto chiaro. Ma io ho trovato una lettera che mi ha messo un dubbio. Non ho nessuna certezza. Scusi, allora io non ho capito. Io credevo che lei avesse certezza di essere stata adottata. No. Intendiamoci, la legge non vieta di dire a una persona se è stata adottata o meno, non lo vieta il buon senso, perché questo attiene alla sfera dei rapporti familiari e sarebbe un'interferenza pericolosa. Va bene, lo chiederò a mio padre. Ma lei intende dire che se sono stata adottata non potrò mai sapere chi sono i miei veri genitori? È così? Provi a spiegarmi perché vuol sapere. Mi pesa non avere ricordi, non avere un passato, non sapere neppure di che nazionalità potrei essere. La sua è solo curiosità. Glielo dico per esperienza, sono tanti anni che mi occupo di queste cose. No. Non si offenda. Mi creda, è solo curiosità. No, non è questo. Non è solo questo. Ho tutto per essere felice. Una vita agiata, faccio cose che mi piacciono. Certo, 6 mesi fa è morta mia madre. Ma ero infelice anche prima. Non mi dica che la sofferenza fa parte della vita, perché lo so da me. Ma si ha almeno il diritto di conoscere per cosa si soffre, no? Senta, signorina, le voglio raccontare una storia. Forse l'ha già sentita perché ne hanno parlato i giornali. A una ragazza più o meno della sua età morirono in un incidente i genitori adottivi. Allora si rivolse al tribunale per sapere chi erano quelli veri. Ma nemmeno in quel caso fu possibile dirglielo. Si dette da fare, ma riuscì solo a scoprire l'orfanatrofio dove era stata. E così si rivolse ai giornali. E alla fine la madre vera si fece viva.
L'incontro fu un disastro, 2 estranee. La madre si era rifatta una vita e voleva difenderla a tutti i costi, anche dai sensi di colpa. La figlia non riusciva a perdonare di essere stata allontanata. È impossibile riabbracciare una persona che abbiamo abbandonato. E non so, come abbracciare un mucchio di cenere, ecco. Senta, signorina, io so di non averla convinta che lei la sua ricerca la farà, e la capisco anche. Ma quando arriverà la mia età, avrà imparato che qualche volta è un bene non trovare quello che si cerca. Arrivederci. Come va? Buonasera, professore. L'aspettavo un po' prima, mi stavo quasi preoccupando. All'aeroporto come lo chiamate? Siamo rimasti 50 minuti a aspettare. È in casa Maria Adele? Non le somiglio. E non assomiglio neanche a te. I figli ci somigliano da un certo punto della vita. Quando dicono una parola, fanno un gesto. Mostrano una passione che abbiamo avuto anche noi. Perché non mi hai mai detto che non sono tua figlia? Avevo fatto una promessa. Tua madre non avrebbe mai voluto dirtelo. Forse sono stato debole a accettare la sua richiesta. Tu eri una bambina ipersensibile e psicologicamente fragile e io pensavo che nasconderti la verità sarebbe stato più pericoloso che dirtela. Ma non ho voluto contraddirla. Tu non sai il bene che tua madre ti ha voluto. Mi fidavo di te. Ero così fiera della complicità che c'è sempre stata tra noi. Maria Adele, apri! Apri! Maria Adele. Vai via! Ma è sicuro che sia un esibizionista? No. Sì. Un attimo solo. Sì, mi sembra buono. Non lo so, dai, ne parliamo domani. Sì. Senti, ci vediamo dopo. Scusa, ti richiamo. Ciao. Maria, che ci fai qui? Ti devo parlare. Ho provato a chiamarti al telefono, ma mi hanno detto... Ti hanno detto? Senti, Maria Adele, io volevo... Un po' ma abbiamo avuto la conferma. Il tizio che ha giocato con la partita a scacchi 20 anni fa a Roma era Armando Dapino. È la prova che cercavamo. Questo è il mio libro. Quello che ti ho imprestato. Aspetta, lascia che ti spieghi. Mi hai mentito. Non sei un giornalista sportivo. C'era una buona ragione. E quale sarebbe? Sterlizzi e Armando Dapino sono la stessa persona. Lo pensavamo, ma non avevamo le prove finché tu non mi hai mostrato quella partita. E allora? E allora, dopo quello che ha fatto, dovrebbe stare in prigione a giocare a scacchi. Leggi qua. Leggi, impara che in realtà è tuo amico Sterlizzi. È meglio che tu ti sieda per leggere questa roba. Leggi quello di oggi. Che dici? No, io Maria Adele, aspetta, Maria Adele. Lasciami andare. Tientelo, non lo voglio più.
Nessun commento prima che venga stampato? Come l'avete scoperto? Quello che conta è che ci siamo riusciti. Vuole smentire? Servirebbe? No. Pubblichiamo la storia in ogni caso. Ma lei ha diritto a leggerla prima e fare qualche commento se desidera. No. Non ho niente da dire. Complimenti, dottor Sassi. Ha fatto proprio un bel lavoro. L'ha fatto anche qui? Tutto finito. Da molto tempo non sono più attivo. Sessualmente attivo. È difficile credere visto che lavora in questo ufficio. Non ho mai sentito parlare degli ex alcolisti che lavorano nei bar. È vero che sarebbe potuto diventare un grande maestro di scacchi se non avesse trascorso metà della vita a nascondersi. Allora è così che mi ha scoperto. Esce nell'edizione di domani. Se cambia idea e vuole aggiungere qualcosa, mi chiami al giornale entro 2 ore. Si ricordi che l'udienza è fissata per lunedì prossimo? Quella relativa al caso Gennari? Ah sì, adesso mi ricordo. Ho una partita fra 10 minuti. Immagino che il tuo amico ti abbia detto tutto. Io sono rovinato. Se il tuo amico pubblica quell'articolo, la mia vita è finita. Mi ascolti? Lasciami in pace, non ho niente da dirti. Senti, io lo so perché sei andata a parlare col presidente del Tribunale dei minori. Ti ho vista, lavoro lì. Tu naturalmente non potevi saperlo. La vita degli altri ti interessa così poco. Io ti posso aiutare. Ti farò avere le informazioni che cerchi. Però tu devi persuadere il tuo amico a non pubblicare quell'articolo. Se ci riesci, avrai quel nome. Mi ascolti? Lasciami in pace, mi fai schifo, vattene! Armando Dappino, alias Terlizia, è dotato di eccezionale intelligenza. Bambino prodigio nel gioco degli scacchi, si è laureato in legge con il massimo dei voti. Non ha mai avuto una vera famiglia. Educato in un collegio di gesuiti ad un'ubbidienza eccessiva, è stato ripetutamente violentato da un insegnante. La psicoanalisi ha insegnato che I colpevoli possono sempre dare la colpa a qualcun altro.
Qui non dice così. In presenza di talune condizioni familiari e psicologiche, un bambino che è stato picchiato tende a picchiare a sua volta, minacciato a minacciare, umiliato a umiliare, e non è raro che coloro ai quali è stata uccisa l'anima a loro volta uccidano. Pronto? C'è Maria Adele, per favore? È per te. Pronto? Ci ho ripensato. Ti propongo una partita e la posta sarà il nome dei tuoi genitori d'origine. Ti aspetto tra un'ora a casa mia, via Matas 3. Ci sarò. Allora, 40 mosse in 2 ore, va bene? Va bene. Dov'è l'altra sedia? No, non ce n'è bisogno, io resto seduto qui. Mi dai il vantaggio della prima mossa, poi mi vuoi impressionare giocando alla cieca? Fai come credi. No, è soltanto una vecchia abitudine. Le partite serie mi piace giocarle così. E4. E5. Cavallo F3. Cavallo C6. Alfiere B5. A6. Alfiere A4. Cavallo F6. Arrocco. Alfiere E7. Torre 1. B5. Alfiere B3. Arrocco. C3. D5. A4. Regina H5. A per B5. A per B5. In tutto questo tempo avrei potuto giocarne 15 partite. Questi sono i miei tempi. Insomma, deciditi. Guarda che siamo nei limiti. H per G3. Cavallo E7. Il tuo amico giornalista aveva ragione, eh? L'ho fatto anche qui a Ancona. La prima volta è stato con Giulio. Gli avevo chiesto di venire a fare 2 passi nel parco con me. Lui non voleva, ma dopo un po' riuscì a convincerlo. Alfiere D2. Pedone H4. Ero sicuro di esserne fuori, invece mi prese di nuovo quell'impulso. Lo spogliai con la forza completamente nudo, me lo misi sulle ginocchia, con il sedere rivolto verso l'alto, e gli dissi che qualunque cosa avessi fatto avrebbe dovuto rimanere fermissimo, poteva muovere soltanto le gambe. Lo minacciai che se non mi avesse obbedito l'avrei picchiato. Vuoi confondermi? Farmi perdere la concentrazione? Ma Giulio ubbidì. Alfiere in F4. Alfiere prende F4. Regina per E7. Alfiere in C1. Gli feci tutto quello che dovevo. Agitava le gambe come un matto, ma non oppose resistenza. Non si lamentò. Regina in E1. Quando ebbi finito, sentii una grande calma dentro. Ero anche umiliato. Alfiere in G5. Regina in E8. Alfiere in C1. Giulio non pianse mai. Si rivestì in silenzio.
Lo supplicai di picchiarmi, ma non volle. Se lo avesse fatto, non avrei reagito. Scoppiai a piangere. Regina per chi sotto. Pedone H4 prende G3. Qualche giorno dopo lo incontrai al parco. Mi venne incontro con un'aria seria e mi disse: non farlo più o ti uccido. Giulio aveva 7 anni. Non l'ho più rivisto. Cavallo per G3. Provai un tale orrore di me che per un po' me ne stetti tranquillo. Alfiere per B2. Regina per B5. Regina D1, scacco al re. Re in G2. Le cose peggiori che ho commesso mi è sempre sembrato di non riuscire a farne a meno. Quando mi finiva quell'impulso mi rendevo conto di quello che avevo fatto, mi disperavo, cercavo di dimenticare. Ho anche provato a pregare. Erano tutti così piccoli. Muovi. Avevano una tale paura che non pensavano a difendersi. Ma perché devono esistere degli esseri come me? Siamo nati per questo. Dobbiamo pagare per qualcosa che abbiamo fatto prima ancora di nascere. Muovi. Scusa, Vuoi smettere? facciamo patta? La posta te la sei guadagnata. Lasciami almeno l'onore delle armi. Continuiamo. Alfiere per C3. Regina in F5, scacco al re. Re in G8. Regina in C8, scacco al re. Sei molto brava. Mi batterei un'altra volta. Non ci sarà un'altra volta. Ecco qua. Adesso lasciami solo, sono molto stanco. Grazie, scusa, Maria Adele. Io lo so da che cosa dipende la mia ossessione per gli scacchi. Tu lo sai da cosa dipende la tua? Buongiorno, vorrei parlare con la signora Moscona, abita qui? No, io sono 10 anni che abito qui, ma non ho sentito mai questo nome. Ah, grazie, arrivederci. Arrivederci.
Scusi, mi dà l'elenco qui di Osimo? Prego. Grazie. Moscon non è un cognome di queste parti. Ma non era quella che ha ammazzato il marito? Ma cosa stai a dire? Non si chiamava così. Invece c'era Giolù, si chiamava proprio Moscon. Che anno era? Che anno sarà stato? È stato l'anno come sono fatta la pellicite. Ma no, è stato con l'anno che tuo padre è andato in pensione. Ma no, prima. Ancora non avevi cambiato le fodere ai divani a fiori. Te c'avevi l'alfa a carta da zucchero. Oh, ma io portavo ancora la barba. Sì, te ce l'avevi la barba. Non è stato quel periodo lì. Ma non ti ricordi che doveva sposare con la Fiola? Oh, te mi fai una confusione del cervello che io non riesco a capire più niente. Si sa, con quel cervello che c'hai te non capisci più niente. Sull'eterno riposo donagli Signore e splenda lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Sarai fiero di te? No, ma non mi vergogno neppure. Come stai? Bene, bene. Mi dispiace di averti mentito, ma non avevo altra scelta. Hai scoperto qualcosa sui tuoi genitori d'origine? Sì, sono stata fortunata. Ho avuto un nome, ma non riesco a saperne di più. Uccide a coltellate il marito che tentava di abusare della figlioletta di 2 anni. Coltellate? Hai detto abusare? La vittima Olivo Moscon, 39 anni, disoccupato, ha cessato di vivere all'ospedale di Osimo. Ortensia Ragnetti in Moscon è già stata interrogata dal magistrato. La donna di 35 anni, insegnante di matematica, tornando a casa dal lavoro, scopriva il marito che sul tavolo della cucina tentava di abusare della loro figlioletta. Vai avanti. «14 anni di reclusione alla donna che uccise il marito con 9 coltellate. Prima che i giudici entrassero in camera di consiglio, l'avvocato Canapa, difensore della Moscon, ha comunicato alla corte l'intenzione della sua cliente di dare in adozione la piccola Iris. In assenza di parenti, la bambina è stata affidata ad un istituto. Il Tribunale dei minori prenderà in esame eventuali richieste di adozione». Lo vedi che guai ti sei andata a cacciare? Accidenti a me che ti ho anche aiutata. Perché non ricordo nulla? Il dottor Paolo ci sta proprio mettendo sotto. Ha diritto alla riservatezza delle notizie archiviate sul suo conto. Perché non prova a rintracciare il difensore? Grazie. Ecco qua. La signora Ortensia Ragnetti aveva eletto domicilio presso il mio studio per la notifica degli atti, le citazioni.
Nella casa di Osimo non c'era più nessuno. Non c'è un altro indirizzo? No. Non ricorda nulla che possa aiutarmi a trovarla? Mi sembra che non avesse nessuna intenzione di ritornare a Osimo. Non saprei dirle altro. Mi dispiace di non esserle stata di nessun aiuto. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Era originaria da Alcuna, Palombina per l'esattezza, ma sicuramente avrà già provato lì. Buongiorno. Buongiorno. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il segno della pace. Beati gli invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, Regina in F5. Ci vediamo ragazzi. Ciao. Ti saluto domani, eh? Ciao. Ciao ragazzi. Mi spiace, non posso parlare con lei. Io non ho parlato. È vero, hai ragione. L'ultimo io lo trovo. Cosa le porto? La stessa cosa, grazie. Non sono più abituata a parlare. Io non le ho chiesto niente. Non vuole sapere perché? No, grazie. Non vorrei sembrarle sgarbata. Gli strani mi spaventano. Mi chiamo Maria Adele. Maria Adele. Ho sofferto molto a causa degli estranei. Ma è difficile, specialmente per una donna della mia età. Mi spiace, ma non posso. Non mi piace stare tra la gente. Signorina, quella è un'assassina.
Le ho detto che l'avrei accompagnata, ma non ha voluto. Dice che questa ricerca riguarda solo lei. Forse ha ragione. No, non potevi fare altro. Ho sofferto abbastanza. Anche per colpa mia. Capisco come ti senti. Io voglio molto bene a Maria Delia, ho fatto per lei tutto quanto potevo, ma è sempre stata una bambina difficile. Quando mia moglie mi chiese di adottare un bambino, io non ero d'accordo. Eravamo una coppia così unita che non c'era bisogno di nessun altro. Ma poi cedetti perché la richiesta di un figlio non può essere contrastata. Ma il mio rapporto con questa bambina è stato sempre difficile. E allora, per superarlo, ho coltivato in lei qualcosa di mio. Prima provai con la musica. Poi le insegnai a giocare a scacchi. Ora, la bellezza di questo gioco è che molto più di tanti altri crea un legame intimo, rende affini persone diversissime. Pensavo che sarebbe stato un divertimento come per me. Ma presto mi resi conto che per lei la felicità o l'infelicità dipendevano dagli scacchi. Voglio dire che sposta lì tutti i conflitti che non riesce a affrontare e ne crea di sostitutivi. Presto pioverà. Il cielo si sta coprendo di nuvole. L'acqua mi fa pensare a mia madre. La mia vera madre, ma non so perché. Parla con me. Sono Iris Mosconi. Iris aveva i capelli ricci. T'ho sempre pensato, Iris. Mi chiedevo che ne fosse stato di te. Sto bene. Sono contenta. Ma avevano detto che eri stata adottata da gente per bene. Mia madre, quella adottiva, è morta. Mi dispiace. Mio padre è professore universitario, insegna storia della musica. Io faccio l'ultimo anno di liceo. Sono felice per te. E tu? Ci sono momenti buoni e altri meno. Penso sempre al passato, quando anch'io avevo una famiglia. I ricordi danno dolore ma anche conforto. Prima o poi anche tu vorrai un figlio che ti conforti. No, io no. I figli sono una gran benedizione. Io non lo dovrei dire. Sei sempre stata una bambina intelligente, Iris. Sono fiera di te. Qualche volta posso venire a trovarti. Non ti avvicinare, per favore. Ti ho portato una tazza di caffè e latte. Vorrei dirti tante cose. Tutte quelle che non ti ho mai detto. E pensare che ho avuto 14 anni per parlarti. Hai ragione, ora è tardi. Non abbiamo parole per i sentimenti perché non le abbiamo mai usate. In questo momento sento solo che devo capovolgere la mia vita. Devo cambiare tutto. E non vuoi salvare nulla. Quella donna ha bisogno di me, che si è sacrificata per proteggermi. Io sono la causa della sua rovina. Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Lei non sarebbe finita in prigione. Quella donna è andata in prigione per quello che ha fatto, non per quello che hai fatto tu. Maria Delia. Sto bene. Ora sto bene. Ero così anch'io alla tua età.
A volte ce l'avevo col mondo intero. Credevo di poter cambiare tutto. Poi guardavo il cielo, mi rendevo conto di quanto fosse inafferrabile e che la terra era esattamente la stessa cosa. Su, vai adesso. Fai quello che ti senti. Sacrificami pure. Non lo faresti con una torre, un cavallo o anche con la regina per la vittoria finale? Non si è mai visto un giocatore che si sia affezionato a un pezzo. Voglio che anche tu abbia questa lettera. L'ho trovata in un libro e ho pensato alla mamma. La morte non è nulla. Sono solo andato in un'altra stanza. Sono sempre lo stesso, come lo sei tu. Quel che siamo stati l'uno per l'altra lo siamo ancora. Parlami con la semplicità di sempre. Non usare un tono diverso, né solenne né triste. Continua a ridere come hai sempre fatto per le cose che ci divertivano insieme. Non avere paura di pronunciare il mio nome. Scherza, sorridi, pensami. Prega per me. La vita continua ad avere lo stesso significato di sempre. La morte è un evento trascurabile. Perché dovrei essere perduto per il solo fatto che non mi puoi vedere? Ti aspetto da qualche parte in un luogo molto vicino. All's well. In carcere ogni oggetto che hai, il cucchiaio, il pettine, il bicchiere, diventano la cosa più importante, guai se te li togliessero. Come si fa a sopportare di stare rinchiusi? Si vive di piccole cose. Cambiare modo di camminare in cortile, guardare una colonna di formiche, ripensare a un momento bello di anni prima. Vi facevano lavorare? È lì che ho imparato a fare le scarpe. Detestavo cucire. Allora mi sono inventato un punto che mi permettesse di faticare di meno e di finire prima. E con le altre? Si litigava per qualsiasi cosa. Io ero brava coi numeri. Con una sola occhiata riuscivo a contare quanti piselli c'erano in un piatto. E loro mi usavano come arbitro nelle continue discussioni sulle razioni. Ma nessuno voleva giocare a dama con me, perché io vincevo sempre. Loro dicevano che imbrogliavo, ma non era così. Anche a me piacciono i numeri. Perché non ti riposi un po'? Perché non si vive con una pensione come la mia. Ti farebbe piacere se comprassi un televisore? Se vuoi. Previsioni meteo. Nord, poco nuvoloso su tutte le regioni. Il pomeriggio e in serata tendenza ad un lieve peggioramento che interesserà soprattutto l'arco alpino. Centro, da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni su Marche e alto versante adriatico. Nebbia in mattinata. Sud, nubi in Puglia con possibili piogge, poco nuvoloso al sole. La marmellata non l'hai neanche toccata, l'avevo presa apposta per te. I dolci non mi piacciono. I bignè di crema che portava tuo padre, quelli ti piacevano, sì. Anche quel giorno era tornato coi bignè. Com'era mio padre? Mi assomigli. Che tipo era? In casa non stava mai.
Un fannullone, andava sempre in giro. Le donne e il bere, erano questi i suoi interessi. Io mi ammazzavo di lavoro e lui tutto il tempo a ridere e scherzare. Era bello. Occhi chiari, capelli biondi. Era bello, sì. Se no perché me lo sposavo. Cosa preparo per domani sera, professore? Sa cosa potrei fare per primo? Le conchiglie all'anconettana, o i vinci sgrassi, oppure i passatelli di carne in brodo. E sa cosa posso preparare per secondo? O il coniglio in porchetta, o il pollo in pottacchio, o le quaglie rosolate in tegame. E per dolce le faccio lo zabaione con la crema di cioccolato. Allora, cosa vuole? Professore, conchiglie, vinci sgrassi o passatelli? Non ho fame. Ma è per domani sera. Non c'è la cena della musica? No. No, Virginia, l'ho disdetta. Tuo padre diceva che non ti nutriva abbastanza, però mai che mi abbia aiutata. A volte per farti aprire la bocca dovevo chiuderti il naso. Lui invece si commuoveva alle tue moine, alle tue lacrime e ti lasciava fare. La gente mi chiedeva se eri malata. Io lavoravo come una bestia. Il giorno insegnavo matematica e la notte assistevo i malati. Infermiera a domicilio. Quando io ero sveglia tu dormivi e quando io dormivo tu eri sveglia. Triste. Non avevamo gli stessi orari. Lo so che i bambini hanno bisogno d'amore. E anche se tu mi vomitavi addosso per farmi dispetto e mi guardavi con occhi cattivi, io ti prendevo in braccio almeno 3 volte al giorno. Piangevi in continuazione. In continuazione. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per il tuo bene, Iris. Anche darti in adozione l'ho fatto per il tuo bene. Che hai da guardarmi così? Sono felice di vederti. Perché non facciamo 2 passi e andiamo a mangiare qualcosa? Non posso. Ho una partita fra 5 minuti con uno che viene da Ascoli. Un cappuccino, grazie. Allora? Come va con tua madre? Bene. Bene. Che pensi di fare? Non lo so. Se hai bisogno ricordati che io ci sono. Grazie. Mi è sembrato di vederti l'altra sera. Eri tu che hai suonato il campanello? Sì. Perché sei scappato? Volevo vederti, ma non sapevo cosa dirti. Avete mai parlato di tuo padre? Qualche volta sì. C'è qualcosa di strano in quel caso. Che vuoi dire? L'ho studiato nei minimi particolari. Non mi è sembrato un classico caso di pedofilia. Nessuna analogia con Strelizia agli altri. E quella ragazza? Devo andare. Ci possiamo vedere più tardi? No. Per favore non rimanere a guardare la partita. Mi innervosisce.
Quella mossa è stata fatale. Hai concentrato tutta la tua attenzione sulla donna e non ti sei accorta che il pericolo veniva da lei. Una classica posizione rovesciata. Vai a casa, Maria Tele. Cavallo F6, C4 e 6, cavallo C3, alfiere B4. Smetti di piangere, Iris. Ti prego, smetti. Prego, Iris, smettila! Iris! Ti prego, smetti di piangere. Iris, smettila, 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 Ortenzia! Che fai? Torna qui! Cosa hai fatto? Amore, che c'è? Cosa succede? Stai calmo! Calmati, calmati, calmati. È finita, calmati.
Cara Iris, so di non meritarti e non mi aspetto di rivederti, ma vorrei che tu sapessi una cosa. I giorni che ho passato con te sono stati più belli della mia vita. Credo che quella donna egoista e folle non esista più, ma non posso pretendere il tuo affetto né il tuo perdono. Sii felice. Dio ti benedica. Scaccomato. Bravo, Ho vinto. complimenti. Mi hai fatto vincere. No, non è vero. Non dire bugie. Non è una bugia. Guarda che sono arrabbiatissima.